Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, anche perché tra 48 ore inizia ufficialmente la sessione estiva che durerà fino al 1° settembre alle ore 20. L'Inter vira su Calaili, obiettivo del Napoli, sappiamo per filo e per segno le cifre che il Napoli ha offerto, il calciatore ha accettato anche la proposta di contratto fatta dal Napoli, ma diciamo che l'Inter si affaccia e quindi dobbiamo guardarci le spalle dalla concorrenza, non solo in entrata ma anche in uscita. Neres non è incedibile, il Benfica gradirebbe anche un suo ritorno, ci sono le cifre offerte per quanto riguarda Anghissà dal Besiktas, contratto tra 4 e 5 milioni andremo a fare. Il punto della situazione è Vergara, il Napoli si muove per il rinnovo, dichiarato incedibile perché Allegri ci vuole assolutamente puntare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Partiamo da questa situazione, Calaili e l'Inter ovviamente che rompe le uova nel paniere perché il Napoli con l'offerta da 15 milioni più 5 di bonus non soddisfa sicuramente la società, ma il calciatore ha già detto sì all'offerta contrattuale, però poi si presenta un'altra società e quindi devi comunque giostrare determinate situazioni e magari rivedere l'offerta sempre se vuoi puntare al 200% su questo calciatore. Io mi auguro che il Napoli sappia benissimo cosa fare e anche virare in maniera repentina nel caso ci sono poi tentennamenti e situazioni che si prolungano nel tempo perché non ne abbiamo assolutamente bisogno. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano, l'Inter pensava solo a palestra, non aveva un piano secondario, confermo che i nerazzurri hanno fatto delle telefonate informative per Calaili, il calciatore aveva dato l'ok da giorni a Napoli, il contratto non è un problema e verrebbe molto volentieri a giocare in Italia, manca però l'accordo tra il Napoli e l'Union Saint-Gilloise, l'Inter si è informata, si è mossa, la richiesta è sempre quella di 25 milioni di euro. Abbiamo visto, in questi giorni che il Napoli, per quanto riguarda l'eventuale vice di Lorenzo, non andrebbe oltre i 20 milioni a meno che il profilo, non dia garanzie ulteriori a quelle che ti può dare un Calaili. Posso parlare di calciatori di altro spessore come un Molina di turno e quindi vedremo poi come ci mettiamo da questo punto di vista per quanto riguarda la fascia destra, perché in questa sessione la priorità è far arrivare il calciatore che faccia rifiatare quantomeno Di Lorenzo su quella fascia che le sta facendo tutte da millenni. Detto questo, Neres non è incedibile e quindi si sta valutando questa situazione fisica perché poi non è proprio tornato dall'ultimo infortunio che ha subito in casa Napoli e il Benfica potrebbe anche gradire un eventuale ritorno. Anche qualche club turco ha bussato alla porta del suo agente, leggiamo stamattina. Di certo c'è che nel reparto offensivo del Napoli solo Højlund e Alisson Santos sembrano essere certi per la permanenza, con Politano che per forza di cose sarà un titolare aggiunto in ogni caso. A me dispiacerebbe non poco perdere Neres dal punto di vista tecnico, però se le valutazioni fisiche fatte portano ad un eventuale o porteranno ad un eventuale allontanamento, ce ne dobbiamo fare una ragione, perché poi sì, se sei tecnicamente molto ma molto forte, però puoi darmi quel quid in più in 10, 15, 20 partite in una stagione, il resto non ti posso schierare, devo centellinare il minutaggio eccetera perché sei molto fragile, allora diciamo che meglio trovare qualcosa che dal punto di vista tecnico soddisfi, non voglio dire almeno quanto Neres, perché Neres per quanto mi riguarda è molto ma molto forte dal punto di vista tecnico, però che sia poi un esterno con continuità e che puoi tranquillamente puntarci senza dover ripiegare e trovare tra virgolette la pezza a colore perché lo tieni infortunato metà della stagione, gran parte della stagione, salti una ventina di partite, sono assolutamente troppe. Se poi costruisci una squadra, un'idea di gioco con esterni offensivi che devono darti l'uno contro uno, la superiorità numerica, mettetela come volete, allora il Napoli deve sicuramente guardarsi intorno e cercare di fare la scelta giusta, così come la scelta giusta deve arrivare per Anghissà, la voglia del Besiktas per Anghissà in Turchia
c'è. Infatti sono pronti a giurare che il centrocampista camerunense sarà lì il prossimo anno vestendosi di bianconero con un contratto ricco da 4-5 milioni di euro a stagione per almeno 3 anni. Il club di De Laurentiis si chiede 20 milioni, serve ancora un po' di tempo però per valutare tutte le opzioni. La certezza è che la porta di Zambo è aperta ma sarà lui ad attraversarla. Il Napoli non mette nessuno all'uscio, tantomeno un calciatore che ha dato così tanto alla causa, che sarà però sul mercato perché ovviamente dal punto di vista contrattuale o la voglia dello stesso possono portarlo altrove. Sui 20 milioni potrei anche, storcere un tantino il naso, ci siamo, calciatore comunque dal punto di vista dell'età non puoi allargarti troppo per quanto riguarda le richieste, però io un 5 milioni in più li chiederei, anche perché Anghissà tornato al 100%, perché poi c'è sempre questa di incognita, tornato al 100%, vale ancora tanto e può dare sicuramente ancora tanto al calcio, però sempre se torna al 100%, quindi 20 milioni è la richiesta del Napoli e il Besiktas vorrebbe portarlo assolutamente in Turchia. Dalla Turchia poi sparano, sarà già un calciatore del Besiktas e quant'altro, sono tutte situazioni che ovviamente si vanno a leggere sui quotidiani turchi, così come puoi trovare una situazione su un quotidiano italiano. Mario Chila è del Napoli, per esempio, un mese fa. Ci vuole comunque tempo, ci vuole imbastire tutta la trattativa e quant'altro, anche se il contratto da 4-5 milioni all'anno per quanto riguarda Anghissà e la situazione anagrafica dello stesso farebbe gola, credo, in primis al calciatore, poi bisogna vedere se si soddisfano le richieste del Napoli. La situazione Vergara messa in ultimo in questo contenuto, ma non per importanza, perché volevo fermarmi un attimo e fare il punto girando per Nico Pazza, all'Inter, il Real Madrid, al Como. Il Como voleva Vergara, addirittura si legge l'Inter potrebbe anche bussare alla porta per Vergara, avendo perso tra virgolette, ma di trattativa reale non ce n'è mai stata con Nico Pazzi. Si sono affacciati, hanno fatto comunque il loro e quindi potrebbero virare su Vergara del Napoli per un eventuale acquisto o rinforzo. Si punta su Vergara, almeno per quanto riguarda noi tifosi del Napoli, su una voglia matta di continuare a vestire l'azzurro. Io sono totalmente convinto, e Manna e Allegri si sono parlati più volte dichiarandolo incedibile: Vergara resterà a Napoli. Il Napoli ha intenzione di puntare ancora su di lui, l'obiettivo del Napoli è mantenere i suoi gioielli. Vergara lo è e presto sarà affrontato pure il discorso di prolungamento di contratto, segnale chiaro dalla voglia di proseguire insieme per tanto tempo. Idea rinnovo fino al 2031. L'idea è un rinnovo fino al 2031 con un adeguamento a livello di ingaggio. Attualmente percepisce 400.000 euro che non ci arriva, sono 3,70 e qualcosa se non vado errato, cifre ufficiali alla mano, che rispecchierà lo status di potenziale giocatore decisivo. Se ne parlerà presto, tra lui e il Napoli c'è grande feeling e non dovrebbero esserci particolari problemi. Che bisogna adeguare sicuramente il contratto di Vergara è una cosa normalissima, e che Vergara possa anche scatenare tra virgolette quella situazione di mettere qualche esterno sul mercato, così come abbiamo parlato di Neres, anche perché comunque Vergara può fare sicuramente il tre quarti, può stare dietro la punta, a destra a fare tra virgolette in un 4-3 il doppio a Politano non è che lo vedo tantissimo, però dipende sempre che cosa gli vai a chiedere, quanto lo fai ripiegare e a cosa ti servirà in campo Antonio Vergara per caratteristiche. Io me lo tengo stretto tutta la vita perché non mi va e non mi andrà di vedere Vergara fare bene con un'altra maglia e noi rimanere con tanto di naso. Magari noi lo vendiamo, prendiamo il sostituto fa altrettanto bene, non è questo il punto, però perché smuoversi
vendere, fare arrivare, rischiare, incognite. Per me Vergara ha dimostrato di poter fare una grande stagione quest'anno con tutto ciò che ha fatto ovviamente in quella scorsa, e quindi continuare con Antonio assolutamente sì, per poi magari sale il valore del cartellino, benissimo, Vergara fa un altro anno, il calciatore si trova bene, non si trova bene, vuol partire l'anno prossimo, il Napoli alzi il prezzo. Qua non stiamo assolutamente, come abbiamo letto, a tenere incatenati nessuno, il Napoli non l'ha mai fatto, però vederlo poi far bene altrove a me, diciamo, farebbe un tantino storcere il naso, perché poi hai avuto l'occasione di continuare con un calciatore, un tuo talento, un napoletano, e quindi andare a far regali a qualcun altro assolutamente no. Queste erano le ultime di mercato per quanto riguarda l'inserimento dell'Inter, anch'issa, e le ultime su Neres. Vedremo se ci sarà questa accelerata per Mario Chila, perché leggiamo Manna accelera per Mario Chila, ma anche lo stesso Calaili, visto l'inserimento dell'Inter. Vedremo quanto saremo veloci, perché come ho detto dal 29 di giugno inizia ufficialmente la sessione di mercato estiva, che terminerà il 1 settembre alle ore 20. Dopodiché non potrai tesserare più nessuno o far uscire qualcun altro in campionati che poi avranno il mercato aperto, virare su parametri zero che sappiamo si possono tesserare anche a mercato chiuso e quant'altro. Ma il Napoli, anche se avremo un mercato che si prolungherà sicuramente fino, diciamo, a inizio campionato prossimo o fino alla fine di questa sessione, mi auguro che poi non devi assolutamente recuperare o virare su qualcosina a mercato chiuso, perché ti sono saltate alcune operazioni sulle quali poi ci hai puntato e le hai portate troppo avanti senza andare a dama. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.